Buongiorno a tutti e bentornati. Allora, oggi andiamo a fare la sostituzione dello schermo di questo Game Gear perché c'ha pure i contatti sporchi delle batterie. Ecco qua. Questo è lo schermo, è danneggiato e sono righe verticali che non si possono sistemare. Neanche le righe orizzontali sinceramente si possono sistemare, però ci sono riuscito in un caso, diciamo forse ho avuto fortuna a riuscire a sistemarle. E gli schermi in questione sono fatti in maniera che non si possono aggiustare purtroppo. Ecco qua. Questo è uno schermo originale. Aspettate che spengo. Questo è uno schermo originale e gli schermi originali hanno 4 chip per il controllo dell'immagine. Questo è per l'orizzontale e questi qua sono 3 sezioni di schermo, questo, questo e questo, che controllano rispettivamente appunto le immagini in sezione verticale. E cosa succede? Questo chip qua è superficiale, cioè lo potete toccare voi, quindi andando come nel Game Boy, no? Le righe verticali del Game Boy, in questo caso è come se lo schermo fosse così. Potete eventualmente provare a scaldare questo chip qua sopra, stando molto delicati perché è fragilissimo. Infatti ci sono riuscito in un solo caso, ma perché era una singola riga, allora ho scaldato un attimino questo chip qua e si è risaldata. Se invece avete più righe, diciamo che è più difficile la cosa. Ma per quanto ne concerne la qualità del display, di questo display originale, tanto vale cambiarlo. Le righe verticali, in questo caso i chip sono posteriori, quindi sono qua sotto, ed è difficile andare a maneggiare questi qua perché è troppo vicino alla plastica, quindi si scioglie la plastica. E in ogni caso è sempre meglio avere il Game Gear acceso per poter agire su queste cose qua in modo da vedere, però è impossibile farlo. Quindi sì, in sostanza fate sempre bene a cambiare lo schermo se ne avete occasione. Ecco, questa qua è l'occasione perfetta, visto che appunto abbiamo queste righe verticali che non si possono risolvere. Quindi oggi andiamo a fare questa cosa qua. Io mi sono già procurato uno schermo nuovo con la scheda di competenza, che viene fornita anche con un kit con un vetro nuovo, che è sempre buono, e qualche filo e una spugna antipolvere da mettere davanti se la vostra non è più in buone condizioni. Se volete sostituire, c'è una spugnetta qua, se volete sostituire questa spugnetta qua lo potete fare, ma io preferisco tenere quella originale. Allora, per questa sostituzione qui bisogna togliere la scheda e andare a togliere questo qua, togliere il perno dove viene infilata la vite posteriore. La stessa vite che trovate qua poi non dovrà più essere messa, dovrà essere tolto questo perché interferisce con l'installazione dello schermo nuovo. Quindi andiamo a togliere la nostra scheda. Dovranno essere tolti anche dei componenti dalla scheda, chiaramente la luce posteriore, il LED, sì, il tubo fluorescente. Dovranno essere tolti alcune resistenze, qualche transistor e lo schermo in sé, chiaramente. Ho dimenticato queste due viti grandi qua. Ma di solito chi vi fornisce il kit, qua non ci sono le istruzioni, ma di solito viene fornito, non lo so, dove lo comprate, magari vi dà un link un link per fare queste modifiche qua. Ok, quindi adesso metterò accelerato il video così non mi faccio vedere troppo tempo. Ci vorranno circa un'oretta e mezza a fare questo lavoro. A fare un video di un'ora e mezza non è il massimo.
quindi ok, ci vediamo al lavoro terminato. Ok, vediamo cosa succede. Sì, la luminosità funziona, aspettate che riprendo, ecco qua, luminosità funziona, fantastico, lo schermo in sé funziona, mettiamo un giochino. Guardate che bello, si vede meravigliosamente. Che colori, ragazzi, è fantastico, molto bene. Allora adesso ci spostiamo su quest'altra parte qua, togliamo via questo. Io solitamente uso il Dremel, si possono usare anche queste pennine, ma è un po' più lungo e ardua. Potete usare delle pinzette, dei tronchesini, quelli che tagliano eccetera. Io, come ho detto, preferisco usare il Dremel, così limo perfettamente la superficie in modo che non ci siano bave o cose che vanno a contatto qua, perché il punto è che lo schermo in questa posizione qui
va a battere qua, quindi deve arrivare proprio fino a sopra, l'hanno fatto in modo che arrivi fino a sopra. Ok, quindi adesso scolleghiamo questo, mettiamo da parte, e andiamo a togliere questo perno. Fatto, un gommino è venuto in mezzo ed è stato catapultato chissà dove. Immagino che non lo troverò mai più. Ok, fortuna ho comunque dei pulsanti di ricambio, delle membrane di ricambio su una scatola, quindi non è un grosso problema, però forse sarebbe stato meglio aver tolto i pulsanti e queste cose qua. Ok, siccome dobbiamo cambiare anche il vetro, lo togliamo già, lo spingiamo da dietro, che è più semplice che farlo dal frontale. Ecco qua, questo lo possiamo eliminare e gli andiamo a togliere tutta la colla vecchia di adesivo vecchio che non serve più. Allora, eccoci tornati. Prima di installare il nuovo vetro, se dovete installarlo, consiglio sempre di mettere tutto in ordine, rimettere tutto al suo posto e come ultima cosa posizionare il vetro, in modo che così se c'è della polvere sullo schermo eccetera la potete togliere e chiaramente il lavoro viene fatto meglio. Aspettate un attimo che pulisco i rimasugli qua dentro. Ecco fatto, molto bene. E andiamo a posizionare lo schermo. Non è il massimo questo supporto che mi hanno fornito. Comunque mi manca anche questa gomma qua. Riproviamo. Allora, questo va bene. Questo qui è un attimo, per così dire, deformato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Andiamo ad allargare con un po' di aria calda. Stava funzionando.
Direi che va bene, si è infilato, sembra tutto in ordine. Quando sarà montato verificherò l'allineamento. Intanto facciamo una prova così. Ok, lì come si vede c'è il filo di intralcio, che è questo qui. È meglio rifarlo, lo riposizioniamo. Al posto che farlo passare qui sopra, o lo faccio passare un attimo più sopra, però questo è più corto, quindi lo devo togliere comunque, o lo faccio passare da sotto. Forse da sotto è meglio. Sì, direi di sì. Ok. Allora, controlliamo i fili, questo qua dell'altoparlante, che non vadano a intralciare. Ok, sembra tutto in ordine. Allora, fermiamo la scheda con le viti. Allora, inseriamo di nuovo lo schermo. Ok, come vedete dove c'era il buco per la vite adesso c'è lo schermo, quindi è per questo che va tolto. Ok, andiamo ad inserire e accendiamo allora lo schermo sembra a posto, centrato bene, non vedo cose strane, quindi per me può andare bene. Vediamo con il gioco. Bisognerà togliere anche questo, queste 4 alette qui dovranno essere tagliate perché chiaramente dovrebbero entrare qui, ma non entreranno perché adesso c'è lo schermo troppo in alto, questo schermo qua non va bene, quindi dovranno essere tagliate via anche queste per poter farci stare. Se volete potete direttamente tagliare qui o qui sopra, insomma basta solo che abbia questa copertura qua, perché così se no da fuori, dall'esterno, voi chiaramente vedrete la parte metallica e se no si vede la scheda eccetera per mettere il gioco. Ok, come ho detto, mettiamo un attimo il gioco.
Ok, riaccendiamo, vediamo se risulta centrato, se taglia qualche immagine. No, risulta bello centrato, mi piace. Ok, forse leggerissimamente a sinistra, ma questo, come ho detto, dipende dal supporto che hanno fornito, purtroppo. Ma direi che è splendido comunque. Ok, allora scolleghiamo lo schermo, andiamo a togliere di nuovo le viti, mettiamo i pulsanti, mettiamo a posto tutto, puliamo la console e tra poco vi faccio vedere il prodotto finito. Ed eccoci tornati qua con il Game Gear riassemblato, schermo cambiato, vetro nuovo, vetro temperato, vero vetro temperato, e console gli manca, vabbè, un attimo pulire qui i contorni dove... però contatti delle batterie, ecco a voi, prodotto finito, lavoro finito, immagini eccezionali. E ha pure la possibilità di mostrare le scanline premendo contemporaneamente 1, 2 e start. Sì, e adesso vedo le scanline, vedete? È un po' difficile magari da vedere in video, però ci sono le scanline. Questa è senza scanline, e questa è con le scanline. Sì, purtroppo è difficile farlo vedere, però ecco, c'ha questa funzionalità qua. Ecco. E avete pure la possibilità di ingrandire o ridurre lo schermo con un'altra combinazione di tasti, a quanto pare. Ok. Non so come ho fatto, ma ho ridotto lo schermo tenendo sempre premuto questi tasti qui, quindi boh, ci sarà qualche altra funzionalità nascosta che non conosco. Ecco, adesso per esempio si è rimpicciolito lo schermo così. Ecco qua. Bene, spero il video vi sia stato utile, e sotto nella descrizione metterò il link di acquisto per questo schermo qui, e lasciate un like se vi è piaciuto il video, mettete un commento, scrivete quello che volete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!